Oggi vi voglio portare dentro una storia vera, realmente accaduta. Questa è la storia di una tomba maledetta. Mettetevi comodi e se non l'avete ancora fatto, seguite il mio canale. Benvenuti su Forgotten Tombs. Per la nostra prima storia dobbiamo viaggiare nel tempo fino ai primi anni dell'Ottocento e spostarci sull'isola caraibica di Barbados. Nel cimitero sorge una struttura massiccia, la cripta della famiglia Chase. È una tomba scavata direttamente nella roccia corallina, parzialmente interrata. Per accedervi c'è una sola via, un'enorme e pesantissima lastra di pietra calcarea, così grande che per essere spostata richiede lo sforzo fisico di diversi uomini robusti. I proprietari, i Chase, sono una delle famiglie di ricchi piantatori più in vista dell'isola, ma il capofamiglia, Thomas, è un uomo spietato, crudele con i suoi schiavi e odiato dall'intera comunità. Nel 1812 la tragedia colpisce la famiglia, muore la giovane Dorcas Chase, lasciandosi andare a causa delle continue violenze psicologiche del padre. Il suo corpo viene deposto in una pesante bara di piombo e inserito nella cripta, che viene prontamente risigillata con il cemento. Per ironia del destino, pochi mesi dopo, anche il crudele Thomas muore. Gli operai spezzano il cemento, rimuovono la grande pietra d'ingresso e si preparano a calare la sua enorme bara, anch'essa di piombo massiccio. Ma quando le torce illuminano l'interno della cripta, gli operai lanciano un urlo e si ritraggono. Le bare già presenti all'interno, comprese quelle di piombo che pesavano centinaia di chili, sono state rimosse dalle loro nicchie. Giacciono sul pavimento, capovolte, disposte in un caos inspiegabile, eppure la pietra esterna era intatta, il cemento non era stato toccato. Non c'era alcun segno di effrazione. Si pensa subito a un atto di sciacallaggio oppure a una vendetta da parte degli schiavi della piantagione. Le bare vengono rimesse in ordine, la tomba viene richiusa e sigillata con ancora più cura, ma il fenomeno si ripete. Ogni volta che la cripta viene riaperta negli anni successivi per una nuova sepoltura, le bare vengono puntualmente trovate scaraventate in aria, disposte in verticali contro le pareti o ammassate l'una sull'altra. Il caso diventa un'ossessione per l'intera isola, tanto da attirare l'attenzione di Lord Combermere, il governatore britannico di Barbados. Nel 1819 il governatore decide di intervenire personalmente e di trasformare l'ennesima sepoltura in un vero e proprio esperimento scientifico, per smascherare i colpevoli. Fa riposizionare le bare in perfetto ordine, poi ordina agli operai di spargere sul pavimento della cripta uno strato finissimo di sabbia bianca. Se qualcuno fosse entrato avrebbe lasciato impronte impossibili da cancellare. Infine la pietra viene riposizionata, cementata, e il governatore in persona imprime il suo sigillo personale nella cera fresca sulla porta. La cripta è ora in stato di isolamento totale. Passa meno di un anno ed il governatore, spinto un po' dalla curiosità e dalla pressione sociale, torna al cimitero con una commissione di testimoni. Controllano i sigilli, sono intatti, duri e perfetti. Nessuno ha toccato la porta. Gli operai rompono il cemento e spingono la pietra, ma qualcosa si blocca. Dall'interno qualcosa di molto pesante sta facendo resistenza. Con uno sforzo enorme riescono però ad aprire un piccolissimo spiraglio. La scena è spettrale. La bara di Thomas Chase, la più pesante di tutte, è stata scaglionata dall'altra parte della stanza. Un'altra bara è appoggiata in verticale esattamente contro la porta ed era proprio quella a bloccare l'apertura, ma il vero shock arriva quando guardano il pavimento. Lo strato di sabbia bianca è perfettamente liscio, non c'è una sola impronta, nessun segno di trascinamento, nessun passo umano o animale, niente di niente. Scioccato ed esasperato da quel mistero che sfidava ogni logica, il governatore decide l'immediato svuotamento della cripta. I corpi vengono sepolti in tombe singole nel terreno e la cripta dei Chase viene lasciata aperta e vuota. Lo è ancora oggi. Chi ha spostato quelle bare nel silenzio di una tomba sigillata? Lasciate un like se il video vi è piaciuto e iscrivetevi per non perdere i prossimi viaggi nel lato più oscuro della storia. Al prossimo mistero!